Ci si sveglia dopo la nottata dove ha piovuto e ti accorgi che il nostro blò gli manca una parte. Siccome è l'unica parte che non ho cambiato, ho detto, beh sì dai, è ancora buona, e infatti eccola lì che si è rotta. L'ennesima riparazione. No, si rompe anche così. Sta piovendo, Basta che lo infili sotto, Mari. Stai lì un attimo che la tiro. Uno messo per così. Sembra un po' una Vox di U2. Sì, voglio chiedere sì. Abbiamo preso un'autostrada più o meno per sbaglio, nel senso che io metto nel navigatore appunto l'opzione non strade a pedaggio, però era obbligatorio quel pezzo, quindi abbiamo fatto anche questa esperienza di prendere un'autostrada marocchina, cioè come quelle italiane, non cambia assolutamente nulla. Vabbè, adesso vediamo quanto ci chiedono. Se prendete le autostrade si pagano solo in contanti. 9 dirham. All'uscita o all'ingresso in base alla direzione più o meno hai una tabella dei costi fra i vari caselli, quindi è anche abbastanza intuitivo sapere quanto si spende. Deve essere una zona di argillosa, perché si vede dal colore della terra e soprattutto dai suppellettili che ci sono. Ecco perché è tutto verdissimo, altro che Sahara e deserto. Qui piove, raga. Sì, quest'anno veramente uno vuole fuggire dal freddo, ma c'è un cacchio da fare, Anche il Marocco ti segue. Ma sei tu che porti la pioggia in giro per il mondo? Sì, tutti quelli che sono venuti prima di me, però. Guarda, i prati tra Momo e Suno. La passano Varese. In mezzo a questa landa desolata, sulla mappa Mauri ha trovato delle rovine archeologiche. Andiamo a vedere, 4 pietre. Beh, l'hai scelto tu, il punto di oggi. Sì, fosse un tempo migliore in condizioni diverse, però vabbè. Dunque, questo è quello che c'è da vedere. C'è un circuito in cui si vedono queste pietre all'aria aperta, non c'è nulla di chiuso e il problema è che sta piovendo. A volte sì, a volte no, ma comunque è tutto fangoso, quindi ora valutiamo com'è la situazione. Vediamo. Mauri non c'ha voglia di andare a camminare nel fango, ma neanche io. Sinceramente no. Ci hanno detto che praticamente il museo è chiuso perché stanno lavorando sul tetto per sicurezza, ristrutturazione, ho capito bene, e spendere 120 dirham, che sarà un poco tanto, ma sono 12 euro, per vedere una pietra che la vedo fuori dal cancello, sinceramente, ma anche no. Andare a vedere le risaie, guarda. Se c'era il museo era sicuramente interessante, ma a vedere così no. Ci sono parecchi posti di polizia, Come vedete il tempo non ci assiste, anche oggi piove, adesso ci spostiamo più a sud. L'idea è quella di arrivare a Rabat tramite un amico, Fabrizio, grazie. Dovremmo essere riusciti, si sta smontando tutto? Sì. Dovremmo essere riusciti a trovare il pezzo di ricambio in Italia e quindi insomma lo andremo a prendere a Rabat fra qualche giorno. Nel frattempo ci avviciniamo a Rabat, andiamo con questo splendido sole che non esiste. Questa qua deve essere la zona dove coltivano le fragole, suppongo, perché è pieno di bancarelle, coperte purtroppo dal cielo fa di avocado e fragole, ed è l'ultima bancarella che vediamo. Allora, finora abbiamo fatto statale ed era andato tutto bene. Adesso abbiamo capito che le strade non sono proprio tutte belle, però pian pianino. Si fa. Un po' fangoso. Non so dove passare, ma si fa. Si va alla cieca perché qui tra l'altro piove, no? Se fosse secco vedi dei buchi. Io non voglio impantanare. Ecco. Questo? Abbiamo in contromano, perché problema c'è? Eccoci arrivati a... Dillo il nome. Tanto suonano tutti così. Più o meno. Siamo arrivati in questo posto che è famoso per avere una bellissima laguna. Ti stai muovendo? No.
C'è una bellissima laguna, fanno birdwatching, ci saranno i fenicotteri, insomma, natura allo stato puro. Guarda che ti vedo. Che cazzo fai a vedere? Ti vedo con gli occhi che ho dietro. Fatto sta che stiamo seguendo dei consigli di altri viaggiatori che sono stati qua prima di noi, però il parcheggio lungomare che c'era stato consigliato al momento è chiuso. Perché mia? Non c'è. Eravamo qua prima tutti soli, adesso ci sono 1, 2, 3, 4. Arrivano tutti qua perché di là è chiuso. Quindi adesso facciamo un giretto e poi magari ce ne andiamo in un altro spot più tranquillo, anche perché qui abbiamo la moschea di fronte. Dunque, vialone, i locali sono di lì, il camper è lì, qua c'è un mirador e non ci possiamo esimere. Ok, le condizioni igieniche di pulizia non sono proprio le nostre, però che precisione. Lo faccio. 2 minuti, 2 minuti. Sì? Il rito del caffè, no, del tè. Devo riuscire a scoprire perché lo fanno passare, suppongo per mischiare lo zucchero, eccetera. No, un gusto sta menta, io non so se è menta fresca, perché ci hanno messo i pezzi dentro, compresa la terra, ma va bene. Questa è la maledizione di Montezuma di Cuba. È panna buona. Appunto, pensa con la panna stasera proprio. Ma cosa credi? Ce l'ho nel sangue queste cose. Cosa giochi? Cibo, bevande, alcol. Ce l'ho nel sangue, si può fare. Voilà. Guarda che fragole sono, una roba. Sembrano finte. Buongiorno qua da Mule Buselan, suggerito dalla regia. Buongiorno. Come vedete dalla mia faccia gonfia ci siamo appena svegliati e il tempo, ragazzi, continua a essere una schifezza. Batteria 50% e andiamo avanti. Adesso vado a buttare la pattumiera lì davanti e vi faccio vedere anche questa laguna che doveva essere un po' più grande ma è veramente ricoperta da sterpaglie, insomma, così, quindi non riusciamo ad arrivare al bordo. Ve la faccio vedere dall'alto. Perché qua non si può andare né in motoscafo né col quad. Col quad lo posso capire. E con l'acqua scooter qua diventa difficile. Tutta questa parte marrone qua era laguna. Non riesco a capire se l'abbassamento del mare o l'innalzamento del legno della tundra delle faune licheni abbia così, diciamo, coperto questa parte di specchio d'acqua e quindi non si vede più. Stava dicendo che il camping è chiuso da anni. No, ça va. Vieni qui, parti. Allora qui francese, spagnolo, italiano, portoghese, comunque ci capiamo. Vedete che fermo da qualche anno, sei fermato, probabilmente anche un po' per la distanza che si è allungata. Chiaro, non riescono neanche più a imbarcarsi. Perché lì c'è una barca che ti dà la possibilità di poter fare il giro del lago. Ho chiesto se volevo fare, ho detto no. Quindi adesso ci muoveremo in Kenitra, andiamo verso sud per cercare il bel tempo, perché se piove di nuovo il sacchetto sull'oblò non regge più. Che è a 40 km più o meno, 40 minuti, giù insomma è abbastanza vicino. Ci fermeremo qualche giorno, intanto per la premiere di questa sera, per avere una connessione internet e cercare di stare con voi, che so che volete. E poi perché dovremo fermarci qualche giorno. Kenitra è vicino a Rabat. E Rabat, essendo una città molto grande, è difficile campeggiare lì, quindi è più comodo mettersi a Kenitra, che è una specie di paesino periferico. Volevo aggiungere che questa notte abbiamo dormito molto bene, anche se a bordo strada, vicino a un posto di polizia. Ci hanno consigliato appunto di venire qua dei parcheggiatori, perché era un pochino più sicuro vicino alla polizia, non che sia super pericoloso, però è molto più controllato e meno incasinato. Comunque ancora nuvoloso, questa notte io mi sono svegliato questa mattina che avevo 21 gradi dentro, quindi la temperatura perfetta. Il problema è che manca il sole, quindi le batterie adesso vediamo come si caricheranno. Beh, un po' viaggiando sicuramente, ma mezz'ora non è che ci dia molto. Le previsioni questo pomeriggio danno sole, quindi dovremo caricarci, giusto Mari? Tu che sei lì che guardi e osservi. Io stavo pensando che non è un grosso problema la batteria, perché la doccia l'abbiamo già fatta ieri, quindi mo per una settimana siamo a posto.
Cos'è sto odore allora? Allora, le batterie non sono un grosso problema perché comunque stiamo mangiando soltanto insalate. No, non ho iniziato la dieta, è inutile che guardate così, la dieta non l'ho iniziata. Diciamo che insomma, fra un kebab, no, non è vero, però stiamo mangiando tanta verdura e che fa bene. Dai, pianta di dire Ti prego. Va bene, andiamo, va. Partito, adesso lo scaldiamo quei 5, 6, 7 ore e poi partiamo. Ecco, venuti alla fiera dell'est, dell'ovest. Dell'ovest. Bella, 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 proprio naturale, gallina, go-go, ciucchini. Siamo in mezzo a una specie di mercato. Cioè, se non sei sicuro di che colore è il semaforo, Te lo fanno capire. anche il palo. Ma io voglio vedere se diventa verde anche quello adesso. Ma sì. Pazzesco. 2. Che figata! Che spettacolo. Che forte! Cioè, tutto il resto è una merda, è il decadimento, ma i semafori, raga! Come vedete, stiamo scroccando una wifi in un centro commerciale, anche perché costa veramente caro internet, numero 1. Però noi abbiamo la soluzione. Scroccare. Scroccare, esatto. Vabbè ragazzi, insomma, internet ormai non è una cosa che insomma c'è un po' dappertutto, no? Ma il cavo dove lo attacchi? Adesso ve lo faccio vedere dove attacco il cavo. Il cavo, siccome non ci sono prese di corrente, ci avvaliamo di un supporto strategico per chi come noi deve alimentare qualcosa da qualche parte. Dammi, va, passa. Oh, powers. Ve l'avevo già fatto vedere che avevamo alimentato il proiettore sul camper e quindi adesso ne approfittiamo che siamo qua dove non ci sono, meglio, c'è connessione ma non ci sono prese elettriche. Qualcuno di voi me l'aveva chiesto, una presa Sciuco mi fa la 220, ha 2 prese USB, tiene fino a 200 watt, quindi per noi va più che sufficiente, il nostro PC ce lo gestisce. Più o meno avevo fatto una prova a 4 ricariche nel nostro PC, questo ci dà energia per utilizzare in giro. La cosa bella è che ha anche una ricarica wireless. Sul sito noi abbiamo preso questo da 200 watt, però ce n'è da 300, insomma da 500, ce ne sono di diverse caratteristiche. La cosa bella è anche che ha una carica abbastanza veloce, ma soprattutto è leggera, quindi questo lo metti in una borsa, te lo porti in giro e hai autonomia per ora. Io ve lo consiglio. Ho contattato l'azienda e mi sono fatto dare dei link di sconto. Se eventualmente volete, è come l'altra volta, io chiedo dopo che ho comprato e questi mi mandano sconti. Vabbè, approfittatene voi. Marina mi ha rubato il computer, sta lavorando lei, che non è male. Ci sono dei lavori che faccio io, non c'è dubbio qui, cioè non pensate che fa tutto lui, quindi... Ne fa uno male e se la tira pure. Il problema è che mi ha rubato il carica qua. Guarda che puoi attaccare anche il tuo cellulare, ci stanno 2 cose insieme. Perspicace. Non ci avevo pensato. È perché avevo solo la power bank e si poteva attaccare solo una cosa. Con questa si può attaccare due. Vado, va, ciao. Che figura di merda. Sta succedendo una cosa che qua in Marocco tutti i giorni succede. C'è gente fuori che si sta facendo il selfie col camper. Passiamo, la gente ci saluta. È come se stessimo girando con una Ferrari d'epoca. E la gente... Poi non lo so, o perché adorano questo tipo di mezzo e qui non c'è. Veramente, siamo allucinanti. Si stanno dimostrando persone strane. Marina sta parlando con uno dell'ennesimo che fa le foto al camper. Se ve la faccio sentire. Comparé avec la voiture de film. I don't know the name, but there was a couple of films. You have that? Yeah, Breaking Bad. Breaking Bad. Yes, yes. Breaking Bad. Vous serez encore ici pour cette nuit, arriver chez vous, pour t'offrir des petits cadeaux. Oui.
Cadeau? Oui. Pourquoi? T-Rex de Google Chrome. T-Rex di Google Chrome. You do this? Avete presente quando in America ci si ferma al Walmart? Qui è la stessa cosa. Ieri sera ci siamo fermati qui per fare la premiere con voi e adesso ne approfittiamo per andare un attimo a Decathlon perché inizia a fare caldo e abbiamo bisogno dei pantaloni leggeri. Spero che copyright non ci blocchi sto pezzo. Marina a Decathlon in Marocco sta cercando un pantalone comodo da viaggio. Però la cosa bella è che hanno fatto anche dei tessuti tecnici. Non so come si chiamano i veli. Non so se ha un nome, cioè avrà sicuramente un nome particolare di ogni nazione, quello del Marocco non so come si chiama, però l'hanno fatto in tessuto tecnico per lo sport. Compriamo anche qualcosa in questo mega supermercato Marianne. Mi è caduto l'occhio su questa marca, la stessa marca che troviamo all'Auchan, quindi probabilmente essendo catene francesi anche questa che si chiama Marianne è sempre dell'Auchan. Questo mi sembra latte intero. Beh, la salsa piccante la prendo sfusa al chilo. I pomodori sono a meno di 5 dirham al chilo, ovvero 50 centesimi. Senza parole. I pinocchi sono a 1,10 euro. La Cipriani Food, famosissima anche in Italia, non credo, ha un bel packaging, poi non so com'è la pasta. Ma guarda che comunque a vedere è un bel aspetto, Tagliarelle, non tagliatelle. Tagliarelle, famosissime tagliarelle. Però 250 grammi sono 59, 5,5 euro, abbastanza caro. Abbiamo anche della pasta un pochino più economica con un packaging normale, 1 euro, 2 euro mezzo chilo. La pasta che ti regalano, la Monteregalo, questa è gratis, la porti via così. Anche ragù ne abbiamo tantissimo. Bonjour. Buongiorno. Ça va? Ça va bien? Vous allez bien? Ça va bien, ça va bien. We're parking close to the because they closed this area. This team, every Moroccan loves this team because Okay. it's a historical team. Ah, this is historical Yes. team. Thank you so much. Questi sono due ragazzi che abbiamo conosciuto qua nel parcheggio del supermercato, gentilissimi. E praticamente ci hanno regalato una maglietta della squadra di calcio di Kenitra che ha questo logo e questa bandiera, questo color verde. Praticamente è l'animatore dello stadio e ci hanno fatto questo regalo e quindi è giusto immortalarlo con una bella foto perché io direi che avremo anche culture diverse, ma si ride sempre uguale, in tutti i popoli. Ma non erano finiti i regali, ci hanno regalato delle tazzine da caffè, una spilletta, un portachiavi, un adesivo, ma soprattutto cibo. Buono, Marocco style. Praticamente la loro colazione, Fast. tipo fast colazione, quando non hanno tanto tempo, mangiano questa o Questo questa. del formaggio dentro, molto buono. E poi c'è questo qua dentro a miele and cheese also, no? Yeah. Un formaggio naturale. Adesso provo questo. Incredible. Wow. Better. No. No better, No tutte e better. due. Boss. This is good. This is good. Equal. Salt and sweet. Yes. When you want sweet, this one. When you want salt, this one. Amazing. Amazing both. Grazie. Marino. Dai, mangia. Dai. Com'è? Come una pasta sfoglia fatta a mano, ragazzi, quindi buonissima. Che esperienza, ragazzi. Non so tu, io sono... non so quant'è, Un'ora, più. un'oretta che stiamo qui con questi ragazzi, abbiamo passato un'ora fantastica. Sì, pazzesco, è che questa gente è così di un umile, ti porta regali e ti invita a pranzo, Ci ha a cena. voluto fare questi regali Sì. per darci un benvenuto in Marocco. Da provare la colazione tipica loro, quella dolce, quella Pazzesco. spiegavano di tutto, se abbiamo problemi di chiamare, insomma, Incredibile. gentilissime, veramente gentilissime queste persone. Io era tanto che non vedevo un'accoglienza del genere. In Colombia forse l'ultima volta che l'abbiamo vissuta. Sì, sì. E quindi... Come inizio non c'è male, Sì. quindi ragazzi adesso ci spostiamo, proseguiamo e vediamo cosa capiterà. Non so se riusciamo ad arrivare al sud. Se ogni Se ci volta- fermano. ogni volta così. Passati davanti alla moschea, ma ce ne sono un sacco. Centinaia. E adesso siamo davanti alle porte della città, almeno così le chiamano. La vecchia città. E sono in ristrutturazione. Che vista da qui sopra! Merita parcheggiare qua. Parcheggiare qua, la discesa del 30%.
Siamo a Sidi Bou che praticamente è un parco naturale sulla costa di Kenitra. Ci hanno consigliato di venire a parcheggiare qui perché effettivamente la zona è tranquilla. Ci sono una serie di biodiversità, di uccelli che vengono a svernare, che fanno la migrazione, che vengono proprio qui in questo parco dietro di noi. La posizione qui ci permette di stare tranquilli oggi e avere una bella vista mare mentre mangiamo, però non ci è chiaro se possiamo dormire qua. Vado a chiedere informazioni. Che vende qualcosa. Sei disturbato? Non vende niente. Caffè, come no? Guarda, il tè. Non è vero. Sì, ti sta vedendo il tè. A vedere. Siamo sempre a Kenitra, ci siamo fermati in un parcheggio fronte mare e sta arrivando il venditore di tè alla menta. Si può stare di notte, non abbiamo neanche pagato niente per ora, ogni tanto chiedono 5-10 dirham che sono 50 centesimi, €1. E infatti stanno arrivando dei mezzi potentissimi. Sì, si può parcheggiare qui. Guarda un po' che cosa arriva. Mezzo super blindato militare tedesco. Mamma mia, che mostro. Qui c'è la villetta schiera con 2 porte addirittura. Parco naturale che abbiamo dietro a questo parcheggio. Io volevo passeggiare nel parco naturale, alla fine non si sa come mai siamo finiti a fare l'aperitivo. Questo è colpa mia. Ah, voi non lo sapete, ma è lei che mi ha detto facciamo un aperitivo. Io faccio certo. Ho detto vuoi un pomodoro? Condito. Adesso voglio provare la rissa che l'ho comprata. E infatti voglio proprio vedere la tua faccia. Piccante piace, quindi. Voglio proprio vedere. Cioè la rissa del Marocco, fatta in Marocco. È troppo secondo te? Se la metti sul pane no. Delusione, non è piccante. Ma però, è bella gustosa. Dai, su, provi anche peperoncini italiani qua. E così assistiamo al tramonto mentre una famiglia apparecchia la tavola e arriva con il frigo, il tavolo, le sedie. Se avesse le melanzane alla parmigiana gliele chiederei. Ma senza dubbio ce l'hanno. Adesso scendiamo e vedi, quelli fanno buone con le melanzane. Solo che non si chiamano la parmigiana, si chiamano la cagliolzana. Come? La parmigiana. Parmigiana? La parmigiana. Buongiorno a tutti. Aggiornamento degli aggiornamenti degli aggiornamenti. Adesso siamo dentro un cortile. Siamo dentro la moschea giusto per disturbare nel venerdì di preghiera. Allora, cosa è successo in questi giorni? Avete visto che abbiamo rotto lo blog. Grazie a Fabrizio, che è un carissimo amico, anzi ti salutiamo per il supporto che ci hai dato. Grazie Fabri, senza di te saremmo esatto. nella... Esatto. Siamo riusciti a trovare il pezzo di ricambio in Italia della Fiamma, con un buono sconto, tutto sempre grazie Fabri. Grazie anche a Camper Shop Modena per lo sconto e soprattutto per la disponibilità e per essersi sbattuto in pochissime ore ad andare direttamente in posta a farci una spedizione super urgente internazionale a dei prezzi buonissimi. Ve lo diciamo, Modena, Marocco, la città di Kenitra, 65 euro. Ecco perché siamo ancora qua a Kenitra, perché quando abbiamo trovato questa parte del camper e ce la siamo fatta spedire dovevamo dare un indirizzo fisico, ma non sapevamo ancora dove saremmo stati quando arrivava il pacco e non conoscevamo nessuno in zona Rabat. Quindi abbiamo scelto un hotel e abbiamo dato l'indirizzo dell'hotel in modo che avevamo una base fissa dove poter far arrivare il pacco. Anche se a Kenitra non c'è moltissimo da vedere, quindi cercheremo di riprendere qualcosa, ma non è una città che ha una parte di centro storico importante, almeno questa è dell'informazione che abbiamo, poi magari scopriremo qualcosa di interessante. Quindi adesso andiamo a farci un giro, nell'attesa che arrivi, speriamo oggi, il pacco l'abbiamo già visto dal trekking, è qua a Kenitra, alle credo poste, e speriamo che oggi insomma lo consegnano nell'hotel.
tutti sono avvisati, incrociamo le dita, così monto sto pezzo e continuiamo il nostro viaggio. Perché al momento c'è ancora sul sacchetto della spazzatura. Caretto, Funziona, funziona, l'ho fatto bene. Sì. Siamo riusciti a trovare una lavanderia che ci serviva oltretutto 5 kg, 70 dirham. 6,5 €, il lavaggio di 5 kg e l'asciugatura. E ce lo fanno in 3 ore, quindi Perfetto. abbiamo il tempo oggi. Faccio il gradino non cadere. Sì, prima già ho tirato una pedata al gradino che mi sono Esatto. spaccata l'alluce. E aspetta che ho visto una cosa. Boulangerie pasticceria. Ciao, io vado a prendere da mangiare il pane e i pasticcini. Poi uno si deve mettere a dieta. Intanto i ragazzi di No, ieri. è giusto a vedere per fare contenuti, perché i nostri Per spiegare. follower capiscano. Certo, è tutto per loro. Missione compiuta. Cosa dobbiamo fare per voi, ragazzi? Però so che apprezzate questi momenti, quindi. Allora, abbiamo preso semplicemente 2 croissant, uno alle mandorle per me e uno al cioccolato per Marina. Penso che abbiano preso dei francesi, perché i croissant sono veramente buoni. Ci tenevo a farvi vedere che la riparazione tiene anche mentre siamo alla guida. Anche se non ha piovuto in questi giorni, anzi è arrivato un bel caldo potente, però abbiamo bisogno che arrivi il pezzo. Una notizia bella e una brutta, nel senso che il pacco è arrivato in Marocco, te lo faccio vedere. È partito il 7 alle 12:10 dall'ufficio postale italiano di Modena, ha fatto il transito, è passato da Modena ai vari hub, è riuscito ad arrivare a Bologna nell'hub, da Bologna nell'hub è arrivato a Varese che ha preso un bello aereo, non so per quale motivo è andato in Germania, dalla Germania è andato in Spagna, quindi qui stiamo già parlando del 9, e poi il 9 mattina alle 11:16 era in Marocco, ha fatto lo suo sdoganamento ed era disponibile al 9 alle 18:53, io non so perché dice ritiro, anche perché non mi ha indicato dove ritirarlo, che lo avrei preso volentieri. Il problema è che ancora oggi l'11 mi dice la stessa cosa. Ora, secondo me, magari sono i sistemi italiani che non ricevono questo messaggio e dice in ritiro, ma è magari lo spostamento all'interno del Marocco. Purtroppo oggi è sabato, quindi mi sa che fino a lunedì non avremo il pacco, ci toccherà stare qua 2 giorni, quindi siamo in balia delle poste marocchine assieme a quelle italiane. Che capolavoro. Come si chiama? Adesso andiamo a un paese che si chiama Moulay qualcosa impronunciabile. Andiamo in un paese che si chiama Moulay qualcosa impronunciabile, questo è il suggerimento di Marina, e insomma andiamo giù verso il sud, ecco. No, volevo dire che la batteria non è un grosso problema perché aspetta, dovevamo averlo qua e facevo Vabbè, questa è la fine della truscella. allora Ma basta, ma dai, curati! dai. Cioè noi abbiamo il coccobello in spiaggia qui. Mente verde, mente alla menta. La menta. Mauri deve mangiare l'insalata, quindi non cambia niente. Non è che ti posso cucinare i pizzoccheri se sei a dieta, eh? No, no, devo dimagrire, lo so. Ma? È l'ispirazione che mi manca.